Ciao a tutti, sono Roberto Fabbri insieme a Giulia. Saluta. Ciao. E oggi faremo la seconda lezione. In effetti sarebbe la prima lezione perché la scorsa volta abbiamo fatto la lezione numero 0 in cui abbiamo preso conoscenza con lo strumento chitarra. Ora andiamo avanti con la conoscenza di questo strumento. Allora Giulia, la chitarra è fatta da varie parti. Allora Giulia, la chitarra è composta da varie parti. Questa parte qui si chiama paletta, questo qui si chiama capotasto. Poi ci sono, vedi, queste sbarrettine metalliche. Questi spazietti qui tra una sbarrettina e l'altra si chiamano tasti. Questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e così via. Dove poi dovrai pigiare con le dita della mano. Brava, vedo che già... benissimo. Questo qui, dove ci sono i tasti, è il manico. Qui dietro c'è una parte che si chiama tacco, è come il tacco di una scarpa, vedi? Poi, qui c'è la tavola armonica. Questa qui è la cassa della chitarra. Questa qui è la buca di risonanza da dove praticamente esce il suono. Queste sono le corde, che abbiamo visto l'altra volta, sono 6, e questo è il ponticello. Ok? Ora, non è importante che tu ti ricorda subito tutte queste parti della chitarra, l'importante è che ti ricordi che questi si chiamano tasti, dove poi pigiare, e queste sono le corde. Va bene? Perfetto. Andiamo avanti. Allora, la posizione l'abbiamo già vista, vedi questa bimba come è posizionata, e abbiamo visto anche come si chiamano le dita della mano destra, che si indicano con le iniziali. Va bene. Ora iniziamo a vedere, prima di suonare, i segni musicali. Allora, tu a scuola per scrivere usi il quaderno a righe e il quaderno a quadretti, giusto? Il quaderno a righe lo usi per scrivere le parole e invece per scrivere i numeri usi il quaderno a quadretti. In musica si usa il pentagramma, che è questo qui. Sì. Lo conosci? L'hai già visto? Sì, lo conosco. Bene. Perché si chiama pentagramma? Perché è fatto cioè da 5 righe, ok? Penta sarebbero 5 righe, vedi 1, 2, 3, 4, 5 e 4 spazietti, ok? All'inizio di ogni pentagramma si scrive la chiave di violino. Sì. Ecco così, vedi? Benissimo. Poi le note musicali sono dei pallini che si scrivono o sulle righe del pentagramma o negli spazi e stanno ad indicare i diversi suoni. Le note musicali sono 7. Leggiamole. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Benissimo. E si scrivono sul pentagramma. Le note possono essere brevi o lunghe. Noi misuriamo la loro durata contando e le scriviamo in maniera diversa in base a questa durata. Okay? Perciò, se la nota deve durare solamente un tempo, la scriviamo nera con una zampettina. Se deve durare 2 tempi, la scriviamo bianca con una zampettina. Se deve durare 4 tempi, bianca senza niente. Ok? Perciò, a seconda di noi come scriviamo questa nota, se è nera, bianca con la zampettina o bianca senza niente, dura 1, 2 o 4 tempi. Oh, sì, è un po' noiosa questa parte di teoria, vero? Lo so, purtroppo non ci possiamo fare niente, però è importante. Cerchiamo di non addormentarci, va bene? È meglio suonare. Va bene, ok. Basta con la teoria, iniziamo con la pratica. Allora,
La musica si divide in parti uguali chiamate misure o battute, delimitate da linee verticali sul pentagramma. Vedi, ci sono queste lineette che ti indicheranno poi, lo so, ancora un pochettino di pazienza. Poi dopo ci ritorneremo sopra, la spiegheremo bene, però piano piano. Ogni misura si divide in un numero solitamente uguale di parti, chiamate tempi. I tempi sono indicati da una frazione, tu non sai che cos'è una frazione, non l'abbiamo fatta ancora, all'inizio della chiave di violino, però c'è un numeretto all'inizio della chiave di violino, dopo la chiave di violino c'è un numeretto. Se noi troviamo un 4 vuol dire che dobbiamo contare fino a 4. Mi sa che, mi sa che la parte teorica è troppo lunga. Allora, vedi, se tu c'è un 4, conti 1, 2, 3 o 4. Va bene? Per esempio, è la durata di una parola come pecorella. Vedi? Pecorella dura 4. Di. E conta. Pecorella. Benissimo. Adesso noi abbiamo provato prima, nella prima lezione, a suonare tutte le corde della chitarra. Adesso ne suoniamo una sola, quella che corrisponde alla nota Sol. E il Sol corrisponde a questa terza corda della chitarra. Va bene? Allora, mettiamo bene la posizione e suoniamo un po' di volte questa nota Sol alternando indice e medio e diciamo la parola pecorella. Però devi dire pecorella. Allora prova a suonare dicendo pecorella, va bene? Sì. Allora, mettiamo il pollice sempre fuori, con la posizione della chitarra dritta, così. Io dico conto 1, 2, 3, 4 e tu inizi con pecorella, va bene? Sì. Allora, 1, 2, 3, 4. E poi ricominci, perciò pecorella, pecorella, va bene? Sì. La chitarra un pochettino più inclinata, ricordati che devi, vedi, il tuo occhio deve sempre guardare la panetta. Questo è così, piede più dritto. Stai comoda? Allora, iniziamo sempre con l'indice, va bene? Attenzione a non toccare le altre corde. Va bene. Allora Giulia, adesso vediamo come si scrive quello che hai appena suonato. Qui vedi c'è il pentagramma con la chiave di violino all'inizio. Dopo la chiave di violino c'è un numero 4 con sotto un disegnino di una nota che vale 1, che è la nota nera con la zampettina. Perciò vuol dire che ogni battuta o misura è composta da 4 note nere. Vedi? 1, 2, 3, 4. Finite le 4 note si mette la stanghettina che divide le battute e poi si ricomincia da capo. Queste 4 note corrispondono appunto alla parola pecorella, come abbiamo visto prima. Vedi? Perciò tu devi suonare 1, 2, 3, 4 volte questo Sol, tutte uguali, e poi ripetere un'altra volta, un'altra volta, un'altra volta. Alla fine di questo rigo musicale ci sono 2 puntini, vedi? Questo segno qui si chiama ritornello, vuol dire che devi ricominciare da capo un'altra volta, perciò la devi fare 2 volte. Va bene? Adesso io ti indico le note e tu le suoni, va bene? Cercando di suonarle tutte allo stesso tempo, ossia con la stessa velocità. Sono tutte note che durano un tempo. Per aiutarci continueremo a dire la parola pecorella, che corrisponde esattamente a 4 note che stanno in una battuta, una parola che dura una battuta. Io te le indico, Conto prima 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pecorella. Guarda qui, pecorella. Pecorella, pecorella.
perché ci sono i due puntini. Allora bisogna esercitarsi molto per suonare bene queste note che devono durare tutte allo stesso tempo, ok? E devi aiutarti anche pensando a questa parola, pecorella, capito? Ora proviamo a fare una cosa però, vediamo un po' se riusciamo ad andare a tempo su una musichetta che ti indica un ritmo sempre uguale e ti aiuta, ok? Allora adesso mettiamo questa musichetta e provi a suonarci insieme. Allora adesso mettiamo la base la prima traccia della base del CD. Prima di tutto controlliamo se la chitarra è accordata, perciò sentiremo tutte le corde della chitarra e noi dovremo vedere se corrispondono ai suoni del nostro strumento, va bene? Sentiamo un pochettino, Suonala. Sì, è uguale. Sentiamo la seconda. Bravissima. La terza, vediamo se è uguale. È accordata. La quarta. Senti che ha lo stesso suono? Va bene. Perfetto. Adesso invece partirà la base, sentirai 4 click ti, 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 e dovrai suonare la nota Sol. Devono essere tutte uguali, mi raccomando la posizione, metti bene e guarda qui anche il libro, l'ho spartito, io ti indico le note che devi suonare, va bene? Facciamo partire la base, Pronta? Polso in fuori, ricordate? È molto importante che il polso sia in fuori. Ecco, accetto così. No, dritta con le spalle. No, non tirare su. Dritta. Polso in fuori. 3, 4. Bravissima, molto bene, brava, molto bene. Sei andata a tempo insieme alla base. Ora la cosa importante, chiaramente tu ora hai guardato di più la mano destra per non sbagliare, però bisogna abituarsi a guardare lo spartito, che anche se tu dici in fondo sono tutte note, sono tutte le stesse, perciò in questo primo esercizio non è molto importante. Sei stata molto brava e sei riuscita ad andare a tempo insieme alla base. Utilizzare le basi dall'inizio, anche se può essere un po' faticoso per i bambini, però è molto importante perché sviluppa per loro, come ho detto prima, un grande senso ritmico. Quando io ho scritto questo libro, nella sperimentazione iniziale ho fatto iniziare alcuni bambini lo studio con le basi musicali ed altri no, per capire se queste basi influissero sul loro apprendimento ritmico. E in effetti alla fine della sperimentazione, dopo alcuni mesi, i bambini che avevano utilizzato da subito le basi avevano sviluppato un senso ritmico maggiore di quelli che invece a cui non avevo fatto utilizzare le basi. Perciò è molto importante partire da subito con l'uso di queste basi che non sono altro che un metronomo camuffato. Allora, abbiamo terminato la prima lezione e abbiamo imparato la nota Sol che si trova sulla terza corda della chitarra e l'abbiamo suonata con un valore che corrispondeva ad ogni nota di 1. Io e Giulia vi salutiamo. Ciao!